Buongiorno amici miei, come state? Oggi sono qui per presentarvi una nuova ricetta che io considero buonissima come tutte le altre che faccio. È molto semplice, non è costosa, si prepara veramente davvero in modo veloce. Intanto vi volevo ringraziare per tutto quello che mi scrivete, siete un amore, siete dolcissimi, non sono una cuoca, ma mi state facendo sentire una vera cuoca. Allora, passiamo alla ricetta di oggi che è pasta con pesce spada, melanzana e poi l'ingrediente, quello che è... Quello segreto. Quello segreto. Oggi veramente c'è un ingrediente che Segreto. non è segreto, però che è particolare. Andiamo. Allora, ho comprato pesce spada. Io ne ho prese 3 fettine piccole, ma anche una va bene. Chi non ha il pesce spada, questo è fresco, però potete farlo anche col pesce spada surgelato. Ovviamente ha un sapore meno forte, però va bene lo stesso perché io l'ho fatta anche col pesce spada surgelato. Quindi pesce spada fresco, melanzana, ho scelto la tunisina, non quella nera, quindi quella viola, aglio e mentuccia. Amici, andiamo a prepararla. Iniziamo con la melanzana. Prendiamo la melanzana, leviamo ovviamente le estremità, ok, la mettiamo da parte, la dividiamo a metà. Da noi questa si chiama melanzana tunisina. Non è quella nera, è quella viola. Ok, facciamo delle fette abbastanza ampie perché poi dobbiamo farla a piccoli tocchetti, quindi facciamo così, la giriamo e cominciamo a fare i cubetti di melanzana. Quindi cubetti di melanzana. Così con tutta l'intera melanzana, perché la melanzana dà un sapore eccezionale. Ok, io vado avanti. Ho tagliato a cubetti tutta la melanzana. Quindi una melanzana, tutta, esattamente, ok. tutta. Ma ne potete mettere anche 2, io ne metto una perché siamo in 3 a mangiare questa pasta, mi piace abbondante il condimento, però una è sufficiente. Adesso la melanzana andiamola a friggere. Quindi questa è una porzione, più o meno stiamo facendo per 3 persone. 3 sì. persone. Allora, andiamo a friggere, io uso l'olio d'oliva per friggere, quindi verso l'olio d'oliva perché la melanzana va fritta. Perché ovviamente il sapore è molto più gustoso con la melanzana fritta. Ok, accendiamo e aspettiamo che l'olio si riscaldi perché deve essere ben caldo e friggiamo senza far bruciare la melanzana, però deve essere dorata. Nel frattempo che aspettiamo che l'olio si riscaldi, accendiamo la pentola dove ho messo l'acqua, così bollirà e poi tagliamo la pasta. Amici, vediamo se l'olio è caldo, ne metto un cubetto, sì, va benissimo. Quindi iniziamo a prendere tutta la melanzana, con calma la mettiamo nell'olio così da non farlo schizzare piano piano. Ok, io la metto tutta insieme così in una volta la friggo, tanto ci sta bene. Ok, perfetto. Mi aiuto con una forchetta. Perfetto. Aspettiamo che la melanzana si frigga. Certo, le melanzane pure così col pomodoro sono la fine del mondo. Buonissima. Poi vi farò una ricetta siciliana, però solo che è più estiva, ma è molto molto buona. Ragazzi, allora, la melanzana è dorata, io non la faccio cuocere di più, quindi ho preparato la schiumarola per prenderla e la andiamo a mettere in una ciotolina. Ok. Così. E l'abbiamo raccolta tutta e messa dentro una ciotolina. Ok, adesso dobbiamo andare a cuocere il nostro pesce spada, però ho bisogno di un'altra padella perché poi vedrete perché, una padella un po' più grande. Allora, ho preso una padella più grande, la solita che vedete perché è molto grande. Andiamo a cuocere il pesce spada. Cominciamo con uno spicchio d'aglio. Potete mettere anche la cipolla, io preferisco l'aglio con questa pasta, questo tipo di pasta, però potete mettere anche cipolla o cipolle aglio, quello che volete. L'aglio lo lascio intero e lo metto in padella. Quindi uno solo? Un solo spicchio di aglio, sì. Okay. Dopodiché prendo l'olio extravergine di oliva, un filo d'olio, ok? E andiamo a tagliare il nostro pesce spada che è già pulito. Quindi non accendiamo. No, lasciamo spento. Cosa dobbiamo fare? Togliere soltanto la striscia nera laterale,
evitando di prendere anche il pesce, altrimenti... Ok. Andiamo col coltello a levare la striscia. Sarebbe la pelle. La pelle, esattamente. Ok. Abbiamo la fettina di pesce spada, dobbiamo farla come la melanzana, a cubetti. Quindi facciamo così. I cubetti vanno di moda. Sì, Mi sa che l'ingrediente segreto sono i cubetti, di tutto. Ok. E così con tutte le fettine. Ragazzi, ho finito di tagliare il pesce spada, manca solo questo pezzettino. Ok, lo tagliamo pure, buonissimo il pesce spada. Poi si può fare in tantissimi modi, ma io questo piatto mi piace tantissimo perché veramente viene molto molto gustoso. È anche la melanzana che dà il gusto a questa pasta, però ovviamente il pesce spada. Ok, abbiamo tagliato il nostro pesce spada a cubetti. Andiamo ad accendere la padella, quindi accendiamo. Ho messo soltanto olio extravergine e uno spicchio d'aglio, nient'altro. Allora, possiamo andare a mettere i nostri cubetti di pesce spada in padella. Il pesce spada non vuole tanto, però bisogna farlo rosolare. Mamma che bontà. Sì, pesce spada sì. Ragazzi, vi garantisco che l'odorino tra pesce spada, aglio, le melenzane che arriveranno già fritte è spettacolare. Mentre sentite il rosolio del pesce spada, appena sentite questo, buttiamo con un po' di vino. Io ho usato un rosello. È lui l'ingrediente segreto. Ok, va bene così. Quindi un po' di vino. Sì, la fiamma alta perché deve evaporare. Poi mettiamo un pizzico di sale. Ecco qua. Facciamo rosolare ancora un po' il pesce spada. A questo punto, appena vediamo che è già rosolato, mettiamo insieme la melanzana fritta all'inizio. Così la facciamo scendere. Ok, perfetto. Mescoliamo il tutto. Mamma che odore. È buonissima ragazzi, semplicissima, buonissima, veramente una pasta eccezionale. Veloce veloce, un attimo che nel frattempo abbassiamo un po' la fiamma e tagliamo la pasta che già. Pasta quale? Io uso le casarecce, potete usare qualsiasi tipo di pasta ovviamente. Io uso queste perché è corta, non è troppo corta, non è lunga, ma è buona. Diciamo che noi amiamo le casarecce. Tra l'altro facciamo spesso pasta corta anche perché Alessia insomma la mangia più facilmente, però qua ci sta qualsiasi tipo di pasta, anche gli spaghetti ci stanno benissimo. Ho salato la pasta e andiamo Pasta a calata controllare ancora il condimento. Ok, rimettiamo un pizzico di sale nel condimento perché, come avete notato, io la melanzana non l'avevo salata, quindi io sale non ne avevo messo. Adesso ne ho aggiunto un po' e mettiamo un po' di pepe o peperoncino, quello che piace più a voi ovviamente. Ok, a questo punto prendiamo il coperchio e copriamo a fuoco lento per 2-3 minuti, non di più. Lasciamo cuocere 2-3 minuti perché già ovviamente sia il pesce spada che la melanzana già sono cotti. 2 minuti in padella. Possiamo spegnere in padella, quindi il nostro condimento è pronto. Quindi ha cotto per più o meno 5 minuti? Sì, non di più. Togliamo il coperchio e aggiungiamo un aroma che... Mamma che odore! Questo è... Sì, profumi di Sicilia io li chiamo. Questa parte finale viene condita con mentuccia fresca, proprio la menta fresca che vi assicuro fa un odore meraviglioso. Che è Quindi, diciamo il secondo ingrediente segreto dopo il sa- vino. No, non è segreto, è già lavata, quindi le prendo proprio a foglioline intere e la vado a spargere tutta sopra la pasta. Ok. Dà un profumo veramente gradevole, a parte che proprio si usa per fare tanto da noi la mentuccia. Poi vi farò qualcosa con la mentuccia. Ok, dopo che abbiamo fatto questo, lasciamo riposare finché la pasta non si cuoce. Amici, la pasta è pronta, quindi la possiamo scolare. Spegniamo. Ok. Andiamo a scolare la nostra pasta.
Naturalmente cottura al dente, Cottura quindi al siamo dente, intorno sì, agli sì. 8-9 minuti, forse Sì, sì, massimo 10. massimo. Ok. Adesso la versiamo nella padella. Ottimo. E andiamo a girare il tutto, quindi amalgamare il tutto. Melenzanina. Mamma che odorino. Sì, buonissima, buonissima. Mm. Buonissima. Ok. Mamma mia, io già sento l'odore. E anche la mentuccia che porta questo profumo, È tutto, profumo già. estivo, è buonissimo. È un mix. Sì, sì, è Ma tutto. Il pesce spada pure. la cosa che rende il tutto divino, questo profumo, è l'amore che ci hai messo tu, Vitale. Quello sempre, quello sempre. Prendiamo la pasta e la versiamo tutta in una pirofila. Ok. Guardate che Sì. pezzettoni di pesce. Sì, il pesce è buonissimo. Alla fine diamo una spolverata di mentuccia proprio finale, qualche fogliolina. La pasta è pronta. Divina. È molto divina. buona, molto facile, avete visto, non è complicato, non è niente di complicato, poi se la posso fare io che non sono una cuoca, la potete fare tutti. Grazie di tutto e ve lo dico veramente dal profondo del mio cuore perché siete persone straordinarie, persone che apprezzate quello che io, la mia povertà tra virgolette nel cucinare. Io non sono veramente una cuoca, cucino per la mia famiglia, ma voi siete Amore, più dici così e più ti diranno che sei una cuoca. No, ma assolutamente, io mi sto affezionando a questa forma di sfogo che siete voi, perché voi mi ascoltate con molta attenzione e mi riempite veramente di dolcezza e sinceramente credo di averne molto bisogno, sia io che mio marito, perché senza mio marito io non sarei niente, non potrei fare nulla, quindi per me è la mia spalla. Un bacio a tutti, ricordiamo sempre giustizia per Beatrice, Beatrice è sempre nei nostri cuori, scrivetemi i commenti, ditemi se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se avreste aggiunto qualcosa, si può aggiungere pomodorini, si possono aggiungere un sacco di cose. Un bacio grande, vi voglio bene, grazie a tutti.